Benvenuti, in questo video analizzeremo le ultime notizie sull'intelligenza artificiale. Tra le news troviamo Volkswagen che abbraccia ChatGPT, la nuova sfida per l'iPhone Rabbit R1, il gadget IA che promette di fare tutto per te, il robot Samsung che assiste nella vita quotidiana domestica e l'alba dei robot di ChatGPT, un salto gigante con $100 milioni di fondi. Partiamo! Hi, Polly. Ehi, Bolly, seguimi nello studio. Devo fare una videochiamata. Oh, ciao Pedro. Finisci di lavorare e riposati. Ok, Samsung ha presentato un nuovo robot, Bolly, capace di svolgere alcune funzioni sorprendenti. Progettato come assistente domestico IA, si muove rotolando per casa aiutando con vari compiti quotidiani. Bolly è dotato di sensori LiDAR e spaziali e telecamere per navigare e interagire con il suo ambiente, controllare gli elettrodomestici e mappare le planimetrie. Riconosce comandi vocali e messaggi testuali e personalizza il suo aiuto apprendendo dalle interazioni degli utenti. Il robot è in grado di svolgere una varietà di compiti, dall'inviare promemorie per l'irrigazione delle piante a fornire accesso a servizi medici a distanza e proiezioni per creare l'atmosfera giusta. Nella recente dimostrazione Samsung ha illustrato come Bolly possa assistere nelle routine di esercizio fisico. Posizionato accanto a voi durante esercizi come addominali o flessioni, Bolly può proiettare una routine di esercizio sul muro grazie a un piccolo proiettore integrato che può anche cambiare direzione. Ad esempio, durante gli addominali è possibile proiettare sul soffitto. Il proiettore può essere utilizzato per diverse funzioni come videochiamate o per controllare lo stato di una torta nel forno. Bolly vi ricorda anche eventi importanti come l'anniversario di matrimonio. Il proiettore consente di visualizzare uno schermo informativo su dispositivi come frigoriferi o stufe. Samsung afferma che Bolly seguirà l'utente ovunque, imparando i suoi schemi e capendo quali parti della casa sono adatte per assistenza o intrattenimento e intervenendo dove necessario. Un video ha mostrato anche funzionalità per animali domestici. Se siete fuori casa e avete un cane, Bolly con la sua telecamera incorporata vi permette di monitorare e comunicare a distanza, mostrando cosa succede a casa. This is the Rabbit R1. Questo gadget IA sostiene di poter sostituire il tuo smartphone. What's the stock price of Coca-Cola? Searching for the stock price of Coca-Cola. The stock price of Coca-Cola. La startup IA Rabbit è emersa dal nulla e ha conquistato la conferenza tech CES con l'annuncio del dispositivo R1, un gadget da $200 che osa porre la domanda: e se Google Assistant fosse efficace? R1 risulta simile al dispositivo Humane AI Pin, di cui abbiamo già parlato qualche episodio fa. Funziona come una sorta di assistente vocale universale, eseguendo azioni su applicazioni per smartphone come se fosse un umano. La differenza è che AI Pin si applica al petto e costa $700, mentre R1 si tiene in mano e ne costa $200. Il CEO e fondatore Jesse Liu afferma che il dispositivo dall'aspetto accattivante è alimentato da un nuovo tipo di modello IA. Sembra che il modello di IA all'interno di R1 sia stato addestrato sul comportamento e l'utilizzo di app per smartphone popolari, così da poter imparare ad esempio a riconoscere un'icona delle impostazioni o un pulsante acquista ora. Questo allenamento gli permette di completare molte task al posto vostro che normalmente richiederebbero input manuale, come ordinare una pizza su Deliveroo o inviare una mail. Se il cervello del dispositivo si trovasse davanti a una task per cui non era stato allenato, puoi attivare la cosiddetta modalità di addestramento e insegnargli autonomamente questi compiti specifici. Per esempio, il CEO sostiene che potresti guidare l'R1 attraverso i passaggi per rimuovere un watermark da un'immagine in Photoshop e, dopo solo 30 secondi di elaborazione, il dispositivo sarebbe poi in grado di rimuovere automaticamente tutti i watermark in futuro. È un po' strano dover insegnare alle AI come rubare contenuti, ma vabbè. Le prevendite per R1 sono già iniziate e le spedizioni previste a partire da marzo. L'R1 ha davvero entusiasmato gli appassionati di IA e, ad essere onesti, un dispositivo da $200 senza abbonamento
che promette di essere ciò che tutti pensavano fossero Siri e Alexa, suona interessante. Suona anche troppo bello per essere vero, ma ciò non ha impedito alla compagnia di esaurire 2 lotti di preordini da 10.000 unità in soli 2 giorni. E potranno mai 20.000 tecnofanatici sbagliarsi? Ciao, sono Eva. Benvenuti nella cucina One X. Video. Per celebrare le vacanze invernali, condividerò con voi come fare i miei biscotti allo zenzero preferiti. Questa startup di robotica, sostenuta da OpenAI, ha ricevuto un finanziamento di $100 milioni. Aggiungi gli ingredienti rimanenti, trasferisci ciascuna metà nei contenitori, metti in frigo per raffreddare. OpenAI, la casa madre di ChatGPT, sta iniziando a esplorare l'industria della robotica. Questa azienda ha sviluppato un robot su ruote pensato per il settore aziendale. Questo robot è già dispiegato in numerose aziende. Il robot, chiamato Eve, svolge compiti industriali quali il trasporto di attrezzature, l'apertura di porte e l'evasione di ordini. Grazie al recente investimento di OpenAI, 1X ha raccolto un impressionante capitale di $23,5 miliardi. Ecco un estratto di Sam Altman che parla con Bill Gates di robotica, il quale potrebbe fornirvi qualche indizio sul perché OpenAI sta finalmente muovendo in questo campo. Abbiamo iniziato ad investire un po' nelle aziende di robotica. Penso che sul lato dell'hardware fisico, finalmente, per la prima volta che ho mai visto, davvero eccitante. Nuove piattaforme che vengono costruite lì. I robot dell'azienda vengono addestrati in uno studio norvegese, utilizzando visori VR per la teleoperazione. Lo studio è costruito per simulare scenari nel mondo reale e stimolare un apprendimento pratico. Man mano che si muovono e svolgono compiti, questi robot apprendono nuove task e diventano ancora più efficienti. L'azienda 1X sta sviluppando anche Neo, un umanoide bipede orientato al mercato dei consumatori, non solo delle aziende. Neo è stato progettato per assistenza quotidiana in casa, offrendo supporto in compiti domestici come pulizie e commissioni. Da sottolineare che, sebbene sia Eve che Neo operino autonomamente di default, 1X mantiene l'opzione di attivare il controllo remoto nel caso non siano in grado di gestire un compito particolare. Interessante da notare che il corpo del robot è progettato con un'anatomia ispirata ai muscoli umani, anziché con la classica idraulica rigida. Tra i pochi clienti menzionati sul sito web dell'azienda ci sono l'ospedale Sines e Everon, che hanno, pensate un po', dispiegato circa 250 androidi per la sorveglianza notturna nei loro edifici commerciali. È questa la risposta di OpenAI ai robot sviluppati da Google DeepMind e Tesla? Diventerà Neo il robot ufficiale di OpenAI? Il tempo ce lo dirà. Pensi che un kill sia abbastanza formale per un evento sul tappeto rosso? Secondo ChatGPT, le persone considerano i kills come un abito elegante adatto per occasioni formali. Fantastico. Trovami nel negozio di Va kill più bene. vicino. E Ida, metti la playlist Sto scozzese. suonando la playlist scozzese. Durante la conferenza CES 2024, Volkswagen ha annunciato l'integrazione di ChatGPT in alcuni dei suoi veicoli più recenti. Vi chiederete a che servirebbe ChatGPT in un'auto? ChatGPT, come la maggior parte degli assistenti vocali per auto, è in grado di svolgere svariate funzioni come trovare percorsi, riprodurre musica, regolare la temperatura dell'abitacolo, eccetera, eccetera. La novità sta nel tentativo di fare tutto ciò attraverso un linguaggio più naturale. Per cominciare, Cerence e Volkswagen affermano che ChatGPT sarà disponibile in alcuni dei modelli più nuovi e gli utenti europei potrebbero vederla all'opera già nel 2024. Lascia un pollice in su se sei entusiasta di vedere ChatGPT al lavoro nelle auto Volkswagen e vuoi vedere più contenuti come questo. Se ti piace il notiziario e guardi spesso i nostri contenuti, sostienici diventando parte del 15% degli spettatori di questo canale che hanno premuto il pulsante iscriviti. Ci aiuta enormemente e più il canale cresce, più contenuti vi possiamo portare. Un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato al nostro evento dal vivo la settimana scorsa. La mostra STEP a Milano è stata un'occasione unica per toccare con mano come l'intelligenza artificiale potrà influenzare il futuro del lavoro e siamo grati per l'entusiasmo e la partecipazione che avete mostrato. Non finisce qui, abbiamo altri eventi in programma che non vediamo l'ora di condividere con voi. Rimanete sintonizzati sul nostro canale e sui nostri profili social per essere i primi a scoprire le prossime date e tematiche che toccheremo insieme. Siamo sicuri che non vorrete perdervi le sorprese che abbiamo in serbo per voi. Un grazie speciale ai nostri nuovi supporter su Patreon, Barbara, Erminia e Dario, per il vostro generoso sostegno.